Sono Federica Guadagnolo, ho 23 anni ed ho riflettuto a lungo su cosa portare su questo palco. A questa età pensi a tante cose, hai la testa che ribolle, hai tanto da dire e può essere difficile veicolare il pensiero e il messaggio. Ho deciso allora di partire dalla mia storia per parlare, riflettere su cosa significhi essere giovani al Sud Italia oggi. E quindi eccomi, sono nata a Milano, dopo pochi anni mi sono trasferita a Salerno e al compimento della maggiore età, 18, sono andata a Gorizia per studiare. E nel momento della laurea, nel 2021, ho di nuovo fatto le valigie, salutato la mia famiglia e mi sono diretta in Medio Oriente, a Beirut per la precisione, dove ho vissuto per circa 8 mesi. Seguendo questo filo di spostamenti e biglietti aerei, da settembre vivo a Londra per completare i miei studi. Ma di cosa parla questa storia? Questa storia parla di giovani, di fuga, di speranze, ma soprattutto della frenetica e incessante mobilità verso il nord che accompagna una pesante immobilità nel sud e tra il sud stesso. Questa storia, per quanto caotica sia, non rispecchia nient'altro che un ricorrente pattern di circa 1.138.000 persone che nell'ultimo decennio si è spostato dal mezzogiorno al centro-nord. Sono infatti i dati a parlare. Ma il punto è che, mentre i dati sono chiari, la narrativa predominante nei media e nel dibattito comune in merito alla migrazione giovanile interna in Italia tende al mero sensazionalismo. Così facendo è molto facile entrare in una dinamica per cui ci si distacca dalla riflessione sulle ragioni che ci fanno apparire questa migrazione come inevitabile. Ma non ci permette neanche di capire cosa questo processo produca a livello immateriale nella costruzione dell'identità sia collettiva sia di luoghi che inevitabilmente vengono abbandonati. Ed è qui in realtà che è racchiuso il messaggio. Il messaggio è riflettere per capire che tutto ciò è un problema collettivo, strutturale, e che è verso la collettività che bisogna spostare l'attenzione per poi tornare, creare e non perdersi. Io lo so che a parole sembra facile, ma la verità è che le ragioni strutturali che portano a migrare dai luoghi in cui nasciamo e proveniamo hanno creato un confine immateriale che divide il paese. Questo non è nient'altro che un confine socio-economico, una linea di demarcazione definita dal livello di produttività del nostro paese. Infatti, i confini, che immaginiamo il più delle volte come rigidi e statuali, utili alla chiara demarcazione tra chi è dentro e chi è fuori, possono, e anzi sono, riprodotti in maniera invisibile e permanente, ma non per questo meno reale, all'interno dello stesso territorio. Come può, d'altronde, essere meno reale e tangibile questo confine se l'efficienza dei trasporti, la qualità dell'istruzione e la maggioranza dei posti di lavoro, per citarne solo alcuni, sono maggiormente diretti e localizzati al di fuori dell'area geografica in cui una giovane come me è cresciuta. Ma questo è perché questi sono proprio gli strumenti attraverso i quali il confine viene tracciato e mantenuto, con la chiara conseguenza di vederci crescere molto spesso con l'idea di dover andare via. In realtà è interessante spendere giusto 2 parole sui trasporti, e in special modo quelli ferroviari in Italia. I trasporti definiscono i percorsi, le connessioni tra le città e i paesi, ma soprattutto giocano sull'importanza del tempo e su quanto il tempo acquisti valore in base alla destinazione produttiva o meno che ha. In Italia le reti ferroviarie veloci sono sviluppate principalmente al nord e verso il nord. Nel sud alcune città, o forse potremmo dire anche la maggioranza, rimangono ancora irraggiungibili o sono collegate solo alle città più grandi vicine, che a loro volta sono collegate in modo efficiente solo verso il settentrione. Siamo immobili nelle nostre città, ma siamo estremamente mobili verso dove si trova la produttività. E il risultato, nel mio caso, è sentirmi rimossa dal ritmo funzionale del tempo e insicura rispetto alle mie prospettive future. Ogni identità esiste per via esclusiva. Siamo qualcosa perché non siamo qualcos'altro. E quando ciò si intreccia con le dinamiche del confine e della migrazione, si crea un processo di ridefinizione della propria identità collettiva legata alla memoria del territorio da cui si proviene. Si crea quel
qualcos'altro che proviene dall'interno, ovvero noi giovani di qui. Nasciamo, cresciamo e coesistiamo con l'idea che ad un certo punto della nostra storia dovremo migrare, che il luogo da cui proveniamo è arretrato, non è produttivo e in sostanza rappresenta proprio tutte quelle qualità di quel qualcosa in cui non vorremmo rispecchiarci e per questo nemmeno vivere. Non a caso Sara Ahmed, che è un'attivista, scrittrice e teorica femminista, parla di un processo specifico che chiama orientamento, ovvero essere orientati significa capire qual è e dov'è il nostro posto nel mondo e come poterlo raggiungere tramite atti materiali e immateriali. In questo caso, nel nostro caso, crescere con l'idea di dover lasciare il nostro territorio d'origine ha fatto sì che abbiamo iniziato a orientare il nostro futuro, i nostri sogni e le nostre speranze in un luogo lontano da quello da dove proveniamo e abbiamo iniziato a trovare casa in quelle pratiche consuetudinarie rappresentate dagli spostamenti. Io, per esempio, inizio a sentire l'odore di casa quando sono sul treno, quando sono in aeroporto, quando raggiungo il gate. Tutte queste azioni che sono diventate un mero contenitore in cui ho racchiuso tutta la mia esperienza della mobilità, dello spazio, del tempo, della migrazione. Questa continua tensione tra il dentro e fuori è una lotta. È una lotta per non sentirci tagliati fuori da un sistema produttivo, ma spesso ci fa dimenticare cosa succede ai luoghi e alle comunità che lasciamo. Lo spopolamento del Sud Italia e soprattutto delle sue zone interne è in crescita, rispecchiando così l'emorragia di giovani del paese. Ma è anche la ragione per cui io sono grata di essere su questo palco oggi, spazio di cultura, a poterne parlare da un'altra prospettiva. Lo spazio infatti non è materiale, non è geografico, ma come Lefebvre, famoso sociologo e filosofo, teorizza, lo spazio non è nient'altro che un prodotto sociale o anche una complessa costruzione sociale basata sui valori ed i loro significati, che condiziona il modo in cui viviamo e percepiamo lo spazio fisico che ci circonda. In parole povere, questo significa che c'è un intrinseco legame tra noi e i luoghi in cui viviamo, creato proprio dal significato che noi stessi gli attribuiamo. E quindi, se non si può dare una soluzione alla crisi dei giovani in questo paese, e in special modo nel Sud Italia, in soli 10-15 minuti, si può invece dare valore alla potenza sovversiva che gli spazi di cultura hanno, al portato rivoluzionario che questi spazi creano in un vuoto, in un buco nero, in cui non ci sentiamo ascoltati, capiti e valorizzati. Sarebbe bello pensare invece a noi giovani come agenti del cambiamento del nostro futuro. Noi giovani che andiamo, noi giovani che restiamo, noi giovani che ritorniamo e resistiamo, come giovani agenti del cambiamento del futuro nostro e della collettività. Non possiamo cambiare a parole l'irrefrenabile mobilità che si intreccia con l'ingombrante immobilità, ma possiamo riunirci, discutere, riflettere e creare spazi, cercando proprio di distruggere il confine. Rubando le parole ad un rivoluzionario d'eccezione come Antonio Gramsci, mi piacerebbe proprio concludere così. Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. Grazie.